Buonasera a tutti amici, bentornati di nuovo nel nostro canale di mobilità elettrica sostenibile. Leggermente si sta vedendo già alle mie spalle, sto provando, quella è una vettura che per me è favolosa per il mondo, soprattutto per i 14enni. Vi do un pochino di news, tanto per cominciare in bellezza. Abbiamo 5,5 kWh di batterie, un motore da 6 kW, abbiamo due posti puntuali, ma vedrete dentro che è veramente spazioso. Io sono alto 1,93 m, quindi ve lo posso dire a maggior ragione. Di cosa parliamo? Parliamo della Citroën Ami. La Citroën Ami, un mezzo adatto dai 14 anni perché è omologata come quadriciclo leggero, è lungo 2410 mm, largo 1390 mm e alto 1520 mm. Come vedete le forme sono praticamente identiche sia sul davanti che sul retro, un mezzo veramente intelligente anche perché in questa maniera riescano a contenere i costi e a rendere una vettura veramente interessante. Ora vedrete dopo anche sul comparto guida interni come è fatto, abbiamo diversi allestimenti per quanto riguarda la vettura. Dopo parleremo naturalmente anche di prezzi perché questo è un mezzo estremamente intelligente. Vi dico che è un mezzo estremamente intelligente perché lei viene a rispondere a tantissime richieste da parte del mercato. Non so quanto vi capita a voi di vedere, nelle vostre zone, a me tantissimo, quelle microcar per ragazzi, soprattutto da 14 anni, che fanno un rumore tipo da tosa erba smarmittato, non so se vi rendo l'idea, che poi anche loro fanno 45 km/h. Lei viene incontro a quella situazione, dare un mezzo elettrico, dare un mezzo sicuro, quattro ruote, che impedisca ai vostri figli di prendere una frescata o di prendere l'acqua, se nel caso vogliate prendergli un motorino. Lei viene invece incontro in questa situazione, per questo è un mezzo estremamente intelligente e Citroën ha reso ancora più intelligente grazie al prezzo, grazie al fatto che ha gli incentivi e ha il leasing, che poi dopo naturalmente parleremo di prezzi, perché ragazzi al prezzo di una pizza potete comprare, anzi prendere più che comprare, questo mezzo per i vostri figli. Entriamo in vettura che è estremamente semplice, guardate, abbiamo naturalmente prima aperta a chiave la vettura e questo è il mezzo, due posti perfetti, comodi, e poi hanno usato anche qui un'intelligenza pazzesca perché hanno messo due posti sfalsati, praticamente voi non andrete a dare noia al passeggero accanto con le spalle perché è stato messo leggermente indietro, quindi anche questa è stata una genialata. Vedere come si sta all'interno, io ricordo sono alto 1,93 m e ragazzi io ci sto veramente comodo, praticamente guardate quanto posto ho sopra la mia testa, quattro dita comodissime. Questa è la posizione di guida, accanto a me ci può stare benissimo un'altra persona perché come vi dicevo i posti sono sfalsati, indi per cui non ci diamo noia con le spalle e quindi sono veramente due posti comodi, veramente comodi. Guardiamo sul davanti, vi faccio vedere un pochino quanto posto ha per allocare le nostre cose. La posizione che noi vediamo in fase di guida, vado a chiudere lo sportello, almeno sì, abbiamo ancora maggiore capacità di scoprire il mezzo insieme. Questo qui io lo chiamo cipollotto e serve per riporre le proprie borse, la borsa della spesa, la borsa tipo per le donne o per i ragazzi che vanno a scuola, perché questo mezzo, come dicevo, per i 14enni è meraviglioso. Voi andate a riporlo in questo posto qua. Abbiamo una retina comoda sullo sportello del passeggero, che io ho già messo le mie cose, una bottiglia d'acqua, articoli per registrarmi. Abbiamo tutta la parte sopra che è in arancione in questo caso, ma dipende dall'allestimento che andrete a scegliere, che è veramente comodo anche davanti. Poi l'arancione a me piace tanto perché spicca su una macchina del genere. Qua possiamo mettere, quella è una cassa Bluetooth perché questa vettura non ha un vero e proprio impianto audio, ma qui potete andare a inserire un vostro, acquistato separatamente, insomma ci pensate voi di quelli a tubo che sono anche bellini, che potete gestirli con il Bluetooth. Qua andate a ricaricare, quello è il vostro smartphone e avete anche altri spazi comodi, sono veramente interessanti. Abbiamo anche qua un'altra tasca per quanto riguarda la riporre le cose che dobbiamo, e qui sul davanti a quello è il passeggero abbiamo 63 litri per riporre i nostri oggetti, anche qui con una retina comoda che impedisce agli oggetti di andare a darvi noia per quanto riguarda la zona di guida.
Come si fa a partire? Di una semplicità anche qui assurda. Allora, premete il freno, girate quella è la chiave, si accende quello che è lo schermo, lo vedete qua, andate a togliere quello è il freno a mano, diciamo, il selettore di marcia su questa vettura è qua, accanto a me, vedete R, N e D, voi andate a premere il pulsantino e la vettura va. E come va? Uno spettacolo. Vi dico uno spettacolo perché questa vettura l'ho già avuto modo di guidarla una ventina di chilometri. Sono stato in diverse strade, anche diciamo in delle tangenzialine, chiamiamole in questa maniera, per uscire da quanto riguarda il centro urbano. Naturalmente voi più di 45 km/h con un mezzo del genere non potete andare, e è proprio limitata, sicché non andrete. E quindi magari vi sorpasseranno, questo succederà. Però per la gran parte diciamo delle location in cui vi troverete a utilizzare un mezzo del genere la ripresa è molto buona, e quindi voi andrete in tranquillità, in scioltezza. Ragazzi, questo mezzo è estremamente intelligente, estremamente intelligente. Qua sotto troviamo 5,5 kWh di batteria che permettono 75 km di autonomia, e ragazzi, praticamente sono quelli, anche perché questo mezzo, come dicevamo, più di 45 km/h non fa, e quindi come ciclo d'omologazione non è che andrà a rubare tanto. In questa vettura abbiamo il riscaldamento, non abbiamo però l'aria condizionata. Diciamo, però personalmente oggi giornata calda, sono che vestito forse leggermente troppo, però grazie a quelle sono le aperture che abbiamo qui accanto allo sportello, ragazzi, io sto veramente bene perché vi è tanta aerazione, come dicevamo non c'è bagagliaio ma il mezzo è piccolo, praticamente guardate, siamo già diciamo, sul posteriore, ma davanti c'è tanto spazio, davvero, non tocco con le mani quello che è il vetro sul davanti. E abbiamo, ragazzi, ed è pazzesco perché non si trova su tante vetture premiali, e si trova qua, il tetto panoramico, ed è incredibile, ragazzi, davvero incredibile. Vi vado a scaldare. Altra cosa, come si aprono le portiere? Sull'esterno l'abbiamo visto, no? Con il classico pulsantino sulla toppa della chiave, e all'interno, dalla parte del passeggero, grazie a questa leva, voi andate a tirare la leva e lo sportello si apre. Dalla parte vostra, perché siccome le portiere sono diciamo arrovesciate l'una rispetto all'altra, e di qua voi andate a tirare questa cordicella e la portiera si apre. Andiamo a vedere il sistema di carica dove si trova e vi spiego un pochino come funziona. Voi uscite dalla vettura, naturalmente lato guida, chiudete lo sportello, lasciatelo aperto, insomma quello scegliete voi. Andate dal lato opposto, come vi dicevo l'ingresso è, diciamo, la portiera è contraria, dalla parte di là apriamo da questo lato, qui apriamo da questo lato. Premete il pulsantino, aprite. Dove si trova il sistema di carica? Il sistema di carica si trova qua sotto. Qua sotto voi tirate fuori quello che è il cavo. Abbiamo una presa classica 220 domestica. Voi andate a ricaricare nel vostro domicilio. Quanto tempo ci vuole? Ci vogliono 3 ore. 3 ore per avere 75 km di autonomia. E naturalmente la portiera si chiude. Voi andate a riporre il cavo in questa maniera. Chiudete la portiera, il cavo esce fuori. Ora non sto a chiuderla perché tanto lo devo riaprire. E voi andate a ricaricare tranquillamente, quindi senza nessunissimo problema. L'unica cosa magari mi sento di dire che potevano pensarci in Citroën, inserire, invece di inserirla a mano in questa maniera, mettere una molla e praticamente voi tiravate, si fermava, ritiravate e rientrava dentro, come succede su tante cose. Invece in questo diciamo contesto dovrete un po' in ora, c'è una mano sola, barcamenarvi per inserirla a mano. Una volta reinserita all'interno di quello che è il suo vano, mettete in carica, chiudete e tranquilli. Il mezzo è estremamente comodo. Come funziona? Voi girate la chiave, va in N, premete in D per quanto riguarda il drive, che come dicevamo è da questo lato qua, e partite liberi. Uno spettacolo, è uno spettacolo. L'accelerazione è davvero importante per un mezzo del genere, nonostante si fermi a 45 km/h come dicevamo, e si sente che è stata limitata elettronicamente perché la vettura ne avrebbe ben di più. Si sente bene dall'accelerazione del mezzo, sentite, No, i mezzi elettrici sono interessanti anche in questa maniera.
Che la guida elettrica in definitiva è bella in qualsiasi modo, in qualsiasi maniera. Certo, questa vettura a più di 45 km/h, come dicevamo, non va, ma è veramente importante perché un 14enne, un 15enne davvero potrebbe trovare qui la propria vettura. Guardate ragazzi, sono anche ritornato la settimana dopo sempre qui da MP Auto a Pontedera perché non avevo preso, quello è il supporto che in questo momento sto utilizzando per la registrazione e soprattutto non ho fatto alcuni video anche dall'esterno di questo mezzo che continuo a ritenere estremamente interessante. Ora ho toccato il microfono, va a sapere, estremamente interessante, e andiamo. Faccio per dire, ma guardate Bellino, ora c'è anche il supporto per il video, ma insomma, ma mi aspettavo. Perché questo ritorno l'ho fatto proprio per fare alcune prove che non avevo potuto fare, che non avevo il supporto, non l'avevo portato, perché volevo farvi vedere quanto è agile questa vettura, quanto è agile, ha un angolo di sterzata pazzesco, tanto l'avete visto in esterna, lo vedete anche in interna, è pazzesco, cioè, guardate, giro intorno su una mattonella, è pazzesco, è vero, è 2,40 m la vettura, però ragazzi, guarda, giro intorno e non mi sposto, pazzesco, gira su se stessa, meraviglioso, e poi proprio scattante, sentite proprio da fermo, no, cioè, ragazzi, no, mi fa risentire un'altra volta perché è pazzesco, sembra quasi uno space shuttle, davvero. Sentite, no, cioè, tanta roba. Io ammetto che prima di provarla avevo quasi leggermente pensiero su un frangente specifico, mi spiego, mi fermo un secondo, almeno se mi levo la cintura. Il rientro in strada su tipo uscendo da una stradina privata o magari anche da una strada non principale, secondaria, verso la strada principale, e magari dover andare proprio dal lato opposto per andare verso poi quella era la tua direzione. Mi sono detto, cavolo, se questa macchina è veramente lenta nel prendere velocità, magari non riesco proprio ad entrare, ad immettermi in strada. No, assolutamente, questa vettura viaggia e viaggia bene, fino a 45 all'ora tira, che è una bellezza. Addirittura sto trovando tante pandine che riesco, Dio buono, a fare vere performance. Ecco, diciamo che le pandine con lei non hanno tanto da sfigurare, ecco. Anzi, lei con le pandine non hanno tanto da sfigurare. Veramente una gran bella vettura. Davvero, genitori con i figli 14enni, prendete spunto da una vettura del genere perché è tanta roba. Provatela prima voi, genitori, che poi magari vi direte, cavolo, aveva ragione Marco Elettrico, si farebbe bene a prendere in considerazione un mezzo come questo. Poi naturalmente non solo i genitori di ragazzi 14enni, ma anche proprio i genitori stessi, magari anche una persona anziana che però è aperta di mentalità. Ragazzi, prendetene spunto davvero, perché questa vettura con rottamazione meno di 5.000 euro, tanta roba, un po' più di 5.000 euro senza rottamazione, o 19,90 € o 13 €, ragazzi, una pizza e birra costa di più al mese, quindi davvero niente da dire. Ora aggiungerò tutto questo al resto che avevamo fatto la settimana scorsa. Qua arriviamo alla famosa situazione in cui dobbiamo passare da una strada secondaria alla strada principale, che è però dal lato di là, perché bisogna andare nel verso opposto a quello, diciamo, che sarebbe più congeniale alle nostre situazioni. Ovviamente è il momento in cui passa anche più traffico, perché ci mancherebbe altro che noi troviamo il momento più giusto e propizio, quello poco ma sicuro. Però guardate, no, cioè ragazzi, tanta roba. E ora venite con me, vai.
mostro che questa vettura fa più del suo. Concludiamo qua la nostra prova con la Citroën Ami. Abbiamo percorso oltre 30 km con un mezzo del genere che è veramente incredibile. Io davvero mi sento di consigliarlo in tutte le maniere a tutti i genitori che devono acquistare un mezzo elettrico, un mezzo del genere, perché è veramente incredibile. Ora torniamo dentro e guardiamo davvero a due prezzi, perché anche lì davvero la genialata di questo mezzo. Andiamo a vedere i prezzi, perché anche lì è veramente interessante. Poi metterò anche una grafica naturalmente. Il prezzo parte da 7.050 euro, non vi limitate solo al prezzo di listino perché ci sono gli incentivi statali. Il prezzo è 7.050 euro per la versione base, che io però vi sconsiglio, e vi consiglio di prendere l'allestimento successivo da 7.450 euro. Questo perché, giro la camera che almeno versione base non avrete, quelle sono le inserzioni qua arancioni per apporre i vostri articoli. Non avrete il cipollotto, io lo chiamo così, per appoggiare le vostre borse, e non avrete le comode retine per inserire quelli che sono i vostri oggetti, quindi io mi sento di sconsigliarlo. Mi sento invece di consigliarvi l'allestimento successivo da 7.450 euro, che abbiamo tutte queste, diciamo, articoli veramente interessanti e comodi. Poi abbiamo anche, saliamo di prezzo con 8.037 euro e 8.430 euro con le personalizzazioni sull'esterno, con il numero sugli sportelli, le barre sul tetto, la mascherina nera, lo spoiler. Insomma, quelle sono aggiunte che insomma dipenderà molto da voi. Vi dicevo, prezzo estremamente interessante perché abbiamo gli incentivi statali. Almeno del 30% sicuri, IVA esclusa per quanto riguarda l'acquisto, o 40% IVA esclusa se voi avete un mezzo da rottamare. Quindi per cui andiamo veramente ad abbattere ulteriormente questo prezzo, che è già veramente competitivo. Andiamo a 4.839 euro come prezzo base con rottamazione, fino a 5.780 euro sempre con rottamazione per quanto riguarda l'allestimento più premiale. Se non abbiamo la rottamazione partiamo da 5.429 euro, arriviamo a 6.485 euro, questo senza rottamazione. In più ragazzi, è ancora più interessante la possibilità di acquistarla in leasing, anzi di prenderla in leasing, con eventualità di riscatto dopo 2, 3 o 4 anni, questo dipenderà da voi. Quindi vi ricordate, no? All'inizio del video dicevamo che era veramente interessante perché è possibile guidarla dai 14 anni. Voi potreste prenderla in leasing 3-4 anni, poi eventualmente restituirla al concessionario e avere un mezzo per i vostri figli fino ai 17 e ai 18 anni, tanto poi successivamente loro avranno bisogno di un mezzo, diciamo un 4 ruote tradizionale, però per quei 3-4 anni potreste prendere un mezzo del genere pagandolo davvero una sciocchezza. Allora vi metto la grafica. Il prezzo parte da 19,90 euro al mese per 36 mesi con 10.000 km annui da poter percorrere e un anticipo di 1.863,43 euro, che diventano 2.143 con l'allestimento successivo, che io vi ricordo che vi consiglio altamente, perché se no non avete, diciamo, gli articoli di cui dicevamo. Questo però, se voi fate tipo 5.000 km all'anno, il prezzo si abbassa ulteriormente a 13,83 euro, e quindi è veramente incredibile. 13,83 euro al mese per un mezzo del genere, neanche una pizza, più naturalmente l'anticipo. Oppure potreste prenderla davvero per 48 mesi e quindi portare i vostri figli fino alla maggiore età con un mezzo del genere, a un prezzo veramente estremamente interessante, sempre con i 10.000 km annui inclusi,
a 26,35 €, quindi veramente una sciocchezza, veramente una sciocchezza. Per ricordarvi un po' come funziona, cioè al termine di questo leasing voi potreste acquistarla o restituirla. Per acquistarla, diciamo, al termine del periodo, per esempio, di 36 mesi, il riscatto è 3.160 €. Quindi eventualmente voi pagate, facciamo un esempio con i 36 mesi con 10.000 km, 19,90 € al mese più 1.800 o 1.300 €, dipende se avete da rottamare, di anticipo, e vi ritrovate un mezzo per 3 anni, in questo caso un 10.000 km diciamo inclusi, e potete restituirla o riscattarla per poco più di 3.000 €. Ed è lì davvero la genialata. Io sono andato settembre-ottobre dell'anno scorso a una fiera vicino Firenze, un fierone grosso per chi conosce, diciamo, la zona a Scandicci, e vi sono anche delle macchine in esposizione da parte dei vari concessionari del caso, e vi era una di queste macchine da ragazzi, ora metterò l'immagine, ora vado a memoria, c'era scritto che costava tipo 15.000 €, prezzo scontato 11.000 o 12.000 €. Io sono rimasto veramente scioccato, andai a lavorare e sentii dei colleghi più grandi, molto più grandi di me, e hanno figli e tutto un po', io domandavo: Madonna, ho visto quelle macchine piccinine da ragazzi, mammina, carissime, carissime. E io ho detto il prezzo, ho detto no, guarda che il prezzo di queste macchine è questo. Sono rimasto veramente scioccato, bocca aperta. Cavolo, queste macchinine fanno 45 all'ora, un casino della Madonna. Se siete dietro, diciamo, sentite anche, diciamo, gli odori del caso. 12.000 €? 11.000 €? Sono rimasto scioccato. Quindi questo mezzo, davvero, che come prezzo di listino è sotto i 6.000 €, con rottamazione sotto i 5.000 €, potreste prenderlo con 19 € al mese, 13 € al mese, dipende da quanti chilometri andate a fare. Io sono rimasto veramente scioccato. Per me è un mezzo estremamente geniale. Io voglio ringraziare, nel concludere questo video, MP Auto di Pontedera, che mi ha permesso di guidare sto video, di guidare sta vettura e di fare questo video, che è davvero un mezzo che mi ha particolarmente, diciamo, soddisfatto. Voglio ringraziare Paolo per avermi chiamato, per avermi dato questa possibilità, e voglio concludere dicendo: ragazzi, anzi genitori, se voi avreste bisogno di comprare un mezzo, prendere un mezzo del genere, una macchinina per i vostri figli, prendetela estremamente in considerazione. E se siete scettici, provatela, perché l'apertura mentale è la prima cosa. Io sono rimasto veramente sorpreso. Questa macchina spinge, ragazzi, spinge, incredibile. Si sente che arriva a 45 e viene limitata elettronicamente, perché il motore da 6 kW ne avrebbe anche di più. Incredibile. Io, ragazzi, vi voglio salutare e ringraziare ancora per avermi seguito, per aver visto la recensione di questa macchina che mi ha particolarmente colpito. Un bacione a tutti e sempre Forza Elettrico, alla prossima. Ciao, iscrivetevi al canale, alla prossima!